E benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a vedere cosa dobbiamo aspettarci da Como Venezia, però prima di cominciare, come al solito, vi chiedo se è possibile di lasciare like, di iscrivervi, di abbonarvi e approfitto per ringraziare gli abbonati che non mi ricordo mai di farlo, ma dovrei farlo di più sicuramente. Chi vuole può abbonarsi a sua volta, ci aiuta davvero tantissimo. Attivate la campanella per il post partita, chi non l'avesse ancora fatto, e commentate dicendo la vostra su quel che andrò a dire su un'impronta, diciamo, tattica che il Venezia andrà a proporre, che secondo me andrà un po' a ricalcare quello che è stato l'altra volta. Sarà un prepartita, diciamo, molto simile a quello precedente, perché ci sono molte somiglianze, però adesso vado un po' a delineare la cosa un po' meglio. Allora, sicuramente si può dire che veniamo da due ottimi risultati, perché comunque 2-0-0, però 2-0-0 non contro dei signori nessuno, nel senso uno 0-0 contro l'Atalanta al Penzo, uno 0-0 a Bergamo contro l'Atalanta è tanta roba. E le prestazioni sono state ottime da tutti i punti di vista, tranne purtroppo il problema realizzativo che rimane, ma su tutti gli altri reparti non posso veramente dire nulla. Rimane quel grosso problema, perché non è una cavolata, è un grosso problema di chi si trova davanti alla porta, chiunque sia tra attaccanti e esterni. L'altra volta è stato Zerbin, non è lucido, nel senso che fa tanti errori e basterebbe un gol, magari qualche punto in più ce l'avremo, magari una vittoria qua e là la portavi pure a casa e la classifica adesso sarebbe stata diversa. E purtroppo appunto tutto questo si va a ripercuotere inevitabilmente sulla classifica attuale, che nonostante i buoni risultati rimane comunque molto deficitaria. Però resta il fatto che comunque abbiamo recuperato un punticino, che è tanta roba per il momento. Alla lunga, però potremmo anche fare dei piccoli rimpianti, nel senso che se era una vittoria nella scorsa partita, vista come si era indirizzata la partita, chiaramente, perché alla vigilia non avrei mai detto che avremmo vinto, però visto come si era indirizzata la partita, qualche occasione, soprattutto nel finale, con un'Atalanta un po' spenta, potevi essere praticamente a meno 3. Comunque la classifica poteva essere più corta per noi. Potevamo essere, non dico un passo da comunque un quarto ultimo posto, però saremo sicuramente più vicini. Però resta il fatto che se non la butti dentro è anche inutile farsi i discorsi, quindi è importante migliorare da quel punto di vista lì. Parlando un po' del Como, allora in realtà ho visto anche il match, lo scorso match loro, proprio per vedere un po' che tipo di calcio fanno, non che non avessi visto altre partite, una tra tutte l'andata, che è stata contraddistinta da un vento assurdo misto a pioggia che ha un po', come dire, buttato giù il match dal punto di vista dello show, dell'aspetto tattico, perché era veramente a dir poco inguardabile come partita, perché era veramente un disastro a livello di clima. Comunque ho visto Roma-Como per vedere un po' appunto le caratteristiche della squadra di Fabregas adesso, per vedere quanto impalla, ed effettivamente il Como adesso è una squadra che, a differenza di prima dove faceva un gran gioco ma a casa non portava nulla, è da un po' di partite che, per dire, ha anche battuto il Napoli, che era quella volta lì primo in classifica quando l'ha battuto, adesso secondo, e quindi è una squadra che sta portando a casa i frutti del suo lavoro sostanzialmente. Al di là che comunque contro la Roma alla fine sono usciti sconfitti, però il match l'hanno fatto bene secondo me. Dal loro punto di vista e per come vuole giocare Fabregas hanno fatto un'ottima partita. Poi chiaramente rispetto a una Roma rimangono inferiori, almeno per il momento, almeno per questa stagione, poi negli anni a venire vedremo, perché hanno grandissime ambizioni a detta del loro presidente. Quindi sicuramente si può dire che questo Como sia una squadra molto offensiva, che porta tanti uomini ad attaccare, che si sbilancia, che cerca il dominio del gioco, che cerca il possesso, vuole dominare il match, ed è un aspetto tra l'altro molto legato al business, da quanto ho capito, nel senso che vogliono attrarre più spettatori possibili e vogliono farlo con un bel gioco, perché sennò il turista occasionale che si trova allo stadio, a detta dello stesso presidente, questo aspetto non torna più. Invece se vede un gran bel gioco dice bello. Questo è un po' quanto, e questo è il motivo per cui insomma Fabregas, anche nonostante periodi negativi iniziali, comunque di gran gioco ma non porto a casa i punti, è rimasto lì, perché alla fine la linea tattica mista business è quella lì. Quindi possiamo dire tranquillamente che il Como di Fabregas è una squadra
che gioca senza compromessi e molto poco all'italiana, non ha praticamente nessuna prerogativa del calcio italiano, è una squadra a cui piace fare calcio, a cui piace offendere l'avversario più che difendersi dall'avversario, una squadra che nonostante sia ancora piccola, perché comunque è una realtà piccola dal punto di vista anche tecnico, ha sicuramente giocatori buoni, però deve ancora crescere, ma lo farà certamente. Però al di là di questo è andata al di là dei suoi limiti e ha voluto comunque imporre il suo calcio. Questo è Fabregas, questa è la linea societaria, come vi dicevo prima, è un aspetto tattico che si lega al business e sicuramente proprio per questi motivi che vi ho appena detto dobbiamo affrontarli come fossero una big, perché è quasi sbagliato definirla un... Sì, sono venuti in Serie A insieme a noi, per carità, però per il loro modo di giocare, per le loro prerogative e anche per la qualità che adesso comunque hanno un po' innalzato, perché comunque col mercato di gennaio hanno fatto vari colpi, ma due particolarmente interessanti, ossia quelli di Caqueret e Hassan Diao, che sono giocatori comunque di qualità che hanno pagato, cioè non eccessivamente, ma hanno comunque pagato, ed è una cosa inusuale per una squadra medio-piccola o piccola direttamente. E invece i soldi li hanno, però colpi giusti secondo me, infatti sono a pieno ritmo adesso all'interno del sistema tattico di Fabregas e giocatori molto qualitativi. Quindi ormai ovviamente non va visto come uno scontro diretto per la salvezza, perché ormai loro penso si siano messe in zone di classifiche ampiamente sicure, anche vista la quota retrocessione che è piuttosto bassa, insomma la quota salvezza, la quota quart'ultimo posto, non so come definirla, e quindi possono stare abbastanza tranquilli, anche perché appunto mi sembra una squadra veramente in palla che d'ora in poi insomma farà meno fatica che all'inizio campionato. Per quanto riguarda noi invece e sul come affrontare il Como, per dire, torno un attimo indietro, contro l'Atalanta io mi aspettavo che fossimo più bassi e chi ha visto il prepartita sicuramente se lo ricorderà, fossimo un po' più bassi, un po' più accorti per cercare il contropiede, cosa che sì è successa, ma in certi frangenti della partita non è stata una dinamica costante. Questo c'è stato ad esempio dal 70° in poi, verso fino al finale più o meno, perché poi nel finale comunque qualche occasione l'abbiamo pure creata e un po' di possesso l'abbiamo anche fatto, però comunque nel finale effettivamente questa dinamica si è vista di stare bassi e ripartire, probabilmente perché comunque le energie a quel punto lì un po' mancavano, l'Atalanta aveva bisogno di punti di fronte al proprio pubblico, quindi ci sta nella norma, per carità. Invece ho visto Di Francesco che comunque per i restanti 70 minuti ha messo in campo un Venezia aggressivo, cioè che di marcatura uomo, che pressava aggressivo a tutto campo, quindi a sto punto io mi aspetto di rivederlo stesso, di rivedere lo stesso assetto tattico, lo stesso atteggiamento tattico, sempre ovviamente che la squadra abbia le energie giuste per farlo, ma quello lo valuta lui in allenamento, quindi se lo riterrà opportuno vuol dire che si può fare, la squadra ne ha birra in corpo. Però io dico da questo punto di vista attenzione, perché questo atteggiamento coraggioso, perché lo è di fatto, ha pagato contro l'Atalanta, un'Atalanta sicuramente che non è al massimo, e proprio per questo, soprattutto giù di corda, anche a livello mentale secondo me, con un ciclo ancora da vedere se è ancora in corso quello con Gasperini o è arrivato a una sua conclusione, comunque mille domande, però sicuramente c'è da dire che secondo me almeno il Como è molto più in palla fisicamente, mentalmente dell'Atalanta che abbiamo affrontato, e per quello quel titolo che ho inserito, attenzione al Como, più attenzione al Como che all'Atalanta paradossalmente, ed è molto strano da dire, lo ammetto. Ho paura che questo atteggiamento coraggioso che abbiamo avuto contro l'Atalanta non paghi contro il Como, perché appunto sono più in forma, è un po' questo il mio discorso. E temo molto che loro, cioè se li vai a pressare come abbiamo fatto bene contro l'Atalanta, e abbiamo fatto bene a farlo a questo punto, ha fatto bene Di Francesco a preparare la partita in questo senso, perché l'Atalanta difficilmente è riuscita a uscire da quel pressing, da quelle marcature aggressive a uomo, e quindi ottimo. Col Como non lo so, perché io l'ho vista contro la Roma, per dire, sembrava quasi ricercassero il pressing avversario perché sapevano esattamente come uscirne. Sempre calcio dal basso, costruzione dal basso,
e in tutte le situazioni non le ho visti in grande difficoltà quando la Roma andava a pressarli, e non temono molto anche l'avversario che hanno di fronte. Vado al lancio lungo così perché mi pressano forte. Hanno sempre una soluzione tattica che gli permette di uscire e poi ritrovarsi con degli spazi aperti, perché se esci palla al piede da quel tipo di pressing lì, poi si creano spazi che possono andare ad attaccare, e lo sanno fare bene perché hanno grandi qualità anche tattiche in quel senso lì. Il Como di Fabregas, insomma, è contraddistinto da queste caratteristiche qui. Quindi io vado un po' a ridire, ma ve l'avevo pronunciato, vado un po' a ridire quello che ho detto nello scorso partita, nel senso che io andrei contro il Como con una formazione, con un atteggiamento tattico più accorto, con una squadra pronta a fare male ma in ripartenza, una squadra bassa e pronta a ripartire e far male in contropiede, perché appunto ve l'ho spiegato ampiamente qui, perché vedo il Como molto più in palla dell'Atalanta e non vorrei che l'atteggiamento, che il risultato contro l'Atalanta fosse un po' fuorviante e poi facciamo lo stesso contro il Como e ne usciamo con la sconfitta e ci chiediamo perché di fatto sì, l'Atalanta è più forte ovviamente nei singoli del Como, però tu arrivi a dire, ma se lo sono riuscito a farlo con l'Atalanta posso farlo tranquillamente col Como. Sì, qualitativamente ci sta come discorso, dici sono inferiori comunque a livello tecnico rispetto all'Atalanta, però attenzione perché sono più in forma fisicamente, più mentalmente preparati in questo momento di campionato, sono arrivati particolarmente in forma, quindi attenzione, sono preparati tatticamente a questo aspetto qui e al pressing e quasi lo ricercano. Quindi non so, per me Di Francesco appunto riproporrà questo atteggiamento tattico coraggioso di andare a marcare e secondo me riproporrà la partita sostanzialmente che ha proposto contro l'Atalanta. Secondo me sarà un po', non dico un facsimile dello scorso match, però almeno da parte nostra sicuramente secondo me si rivedranno atteggiamenti tattici di squadra molto molto simili. Io andrei verso un atteggiamento sicuramente più accorto, ma credo che Di Francesco appunto, come ho detto, riproporrà quanto visto contro l'Atalanta. Comunque speriamo funzioni il suo e che abbia ragione lui e sicuramente non io, perché vorrà dire che avremmo fatto bene, che saremmo tornati a casa con dei punti, non vado a dire se 3 punti o 1 punto. Comunque tutto questo discorso qui, ma se non risolve il problema lì in attacco non cambia niente, che atteggiamento accorto o atteggiamento coraggioso, un po' più aggressivo, non cambia niente se non la butta dentro nessuno. In quei momenti lì dovremmo essere cinici, cioè spero che si risolva almeno parzialmente, ovviamente, perché ovviamente ormai non puoi risolvere del tutto il problema, però almeno parzialmente davanti alla porta si risolva il problema della finalizzazione. Chi si troverà a avere l'opportunità dovrà buttarla dentro, anche perché non è che creiamo, cioè, ma è inevitabile, non possiamo avere 160 occasioni a partita, quelle poche che hai devi buttarla dentro, non tutte, almeno una di quelle, almeno 2 di quelle, perché sennò non vai da nessuna parte e stiamo qua a parlare del nulla. Quindi un po' tirando le fila, se in attacco risolveremo almeno parzialmente il problema e se difesa e centrocampo faranno loro come hanno fatto benissimo contro Lazio-Atalanta, forse, ma come dire, facciamo gli scongiuri, potremmo vivere un weekend felice, cosa che purtroppo è successa molte poche volte durante tutto il corso di questo campionato. Speriamo funzioni e appunto, speriamo. Io non ho altro da aggiungere, chi vuole può iscriversi, commentare dicendo la sua, appunto, contraddicendo o comunque essendo d'accordo con quello che ho detto, quel che ho proposto. Ditemi cosa ne pensate. Chi vuole sostenerci può tranquillamente farlo, lo ringrazieremo pubblicamente, e chi non l'ha ancora fatto attivi la campanella così non si perde il post partita. È sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione.